Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi se prima della fine della giornata non mi prendo un infarto, devo dire che questa giornata sarà veramente una figata. Ah ragazzi, e per farvi capire di quanto io sia veramente malato di motori, questi sono i miei calzini. Oggi passerò una giornata decisamente diversa dal solito. Prima di tutto perché sono in palestra, cosa inusuale per me, devo dire, negli ultimi tempi. Sono qui insieme a ExxonMobil e il team di Formula 1 Redbull. Perché? Perché oggi mi allenerò proprio come fa un pilota di Formula 1. Farò un sacco di esercizi, mi sento già male al solo pensiero, devo dire. Però sarà una giornata veramente entusiasmante. I piloti stanno per arrivare, ci stiamo per iniziare ad allenare e se prima della fine della giornata sarò ancora vivo e avrò ancora un po' di fiato, avrò l'opportunità di fare una chiacchierata con i piloti del team e per l'occasione mi sono portato un po' di domande. È appena arrivato Max. Avere dei riflessi pronti è una prerogativa molto importante se vuoi fare il pilota. Una delle fasi più importanti di un gran premio, senz'altro la partenza. Avere i riflessi, essere il primo a partire tra tutti, quella può essere la differenza tra vincere e perdere una gara. Ecco perché nella prossima prova, come vedete qui c'è un volante come quelle che troviamo sulle monoposto di Formula 1 e qui proveremo i nostri riflessi. Perché mi hanno detto mediamente i piloti di Formula 1 ci impiegano 0,120 a partire da quando scatta il semaforo verde. Io ci ho messo 0,144. Red Bull, di sto passo vi conviene preparare un sedile per me. L'allenamento è diventato decisamente più interessante qui in palestra. Guardate che simulatore di Formula 1 che Mobil One adesso hanno portato qui oggi. Tra un po' salirò a bordo e speriamo di non schiantarci. È veramente pazzesco vedere da vicino questo simulatore. Ha veramente l'aria di essere un qualcosa di veramente complesso e penso che questa sarà l'esperienza più vicina che farò nel poter guidare una Formula 1, o almeno per il momento. The low gears, car will spin out. Do you have traction control? No. ABS? No. Great! So brake early, turn early. Keep going. Go. Good. Right turn. Non è facile! Inutile nasconderlo, sono una pippa al volante, però devo dire che il livello di simulazione di questo simulatore è veramente assurdo. Non ho mai provato una cosa così realistica e devo dire che guidare una Formula 1 col simulatore che usa il gioco di Formula 1 non è assolutamente un gioco da ragazzi. Almeno un giro senza schiantarmi sono riuscito a farlo. Come potete vedere sono veramente in un pessimo stato fisico. Vi prego, chiamate un'ambulanza. This is effectively what a deceleration force. Come potete vedere l'allenamento è veramente tosto, non scherzo, gli allenatori ci fanno veramente sudare e lavorare sotto e qui mi rendo conto di quanto sia un lavoro vero e proprio per i piloti di Formula 1 la parte dell'allenamento, una parte assolutamente non da sottovalutare. Riuscirò a finire questo video vivo? Non lo so, lo scopriremo presto, credo. L'allenamento di piloti è molto più duro ed intenso di questo, basti pensare che in una gara vanno incontro ad una forza G pari a 124 pugni di un peso massimo. Probabilmente al primo pugno sarà il tappeto. Mobil One adesso hanno creato questi filmati per documentare non solo l'incredibile forza che dimostrano Verstappen e il team Red Bull Racing in ogni GP,
ma anche di come ci sia un legame coi primi nel lavorare sotto condizioni impegnative alla ricerca delle prestazioni migliori. Se volete vedere di più di questi filmati, i link li trovate nella descrizione video. Dopo una mattinata intera passata a distruggere il simulatore di Formula 1 e mostrare i miei favolosi riflessi da bradipo, è giunto il momento di un meritato pranzo. Un'alimentazione sana, magra ed equilibrata è una parte molto importante e fondamentale del percorso di allenamento di un pilota di Formula 1. Considerando che fino a ieri ero negli Stati Uniti, che non è proprio un paese rinomato per la sua cucina sana e che è un anno che non mi alleno in palestra, sono ancora un pochino scioccato e provato dalla cosa. La tentazione di prendere quel dolce è veramente forte, ma secondo me è una trappola. È una trappola perché secondo me chi prova a mangiare quel dolce al cioccolato, secondo me finirà a fare un allenamento ancora più duro oggi. Come potete vedere anche Daniel Ricciardo si unito a noi all'allenamento e la cosa più sorprendente è che al simulatore ha fatto il secondo miglior tempo, mi ha dato solamente 1 secondo e 4. 1 secondo e 4. Sento sempre più vicino a un futuro in Red Bull. Ragazzi, come potete vedere nella sala stampa sono iniziate le sessioni di interviste con Max Verstappen. Tra poco sarà il mio turno e inutile dire che sono veramente eccitato di fare una chiacchierata con lui. Allora ragazzi, il momento è arrivato, adesso entro e farò una chiacchierata con Max. Lui non parla italiano, quindi parleremo in inglese, ma non preoccupatevi perché i sottotitoli in italiano sono disponibili. So here we are with Max Verstappen. Being here in front of me sorry. I'm very excited, so I'm struggling to find the words to interview a Formula 1 driver. So the first question, you are a racing driver for Red Bull, so I have something to ask you. Does Red Bull really gives you wings? Sometimes it does. Yeah. Okay, so jokes aside, before coming here to chat with you, I just spent the whole morning training, and I realized that being a Formula driver is not just about driving, but also training. I realized that it's a very important side. And I want to ask you, how much energy and time do you spend for training? Of course, yeah, that depends a little bit, but I think in like January, February, I do like 2 sessions a day, and that's 6 times a week. So then it's quite busy. And then during the season, you just try to keep up with it when you don't have events and stuff. Then on that day, when you're free, then you do your training sessions. Yeah, well, that's a lot of work. So is it really demanding to work so much to be able to keep the body in a good shape to be able to have Formula 1 car? Yeah, I mean, the fitter you are in the car, the more you can think about other stuff, about strategy, how you approach the race, what you're going to do, and just be clear in your mind as well to not make too many mistakes in the race. And that's why I think, the stronger you are and the fitter you are, the faster you can go. When I think about you, I think also that your father used to be a Formula 1 racing driver. So I want to ask you, do you race your father around the track or with go-karts? Not really. I mean, we haven't really done it before. So my dad was always very happy to just help me, and give up his career after Formula 1 and try to let me drive and become better than him. Okay, so talking about go-karts, I see that most Formula 1 drivers come from go-kart racing. So I want to ask you, is it really that important starting with go-karts if you want to aim to become a Formula 1 driver? I think, it's definitely very handy to do, for sure. I mean, that's where you learn all the starts, the racing, the basics of a, let's say, a go-kart, but then eventually also a car. So for me it helped a lot, for sure. You're much younger than me, so I want to ask you, around what age you should really start racing if you want to reach Formula 1? As young as possible. I started when I was 4. Oh. So it's quite early, but even when you're 6, 7 years old, it's still possible to start for sure. But I'm happy that I started when I was 4. Oh, okay. Wow. You look good. You look good, Daniel. How are your ribs? I did like 3 laps straight, pushing. All right, we continue the interview. Yeah, so I want to ask you,
Many of my YouTube followers say that I look like a bit the second-hand version of Sebastian Vettel. So I want to ask you, may I drive your Formula 1 car? I think you look better. Than Sebastian. So can I drive your Formula 1 car? What can I drive then? I can let you drive my Fiat 500. But I promise that I will give you back the car with a full tank. With a full Yeah. and in one piece as well or not? I will try. You will try. That's not enough. Sorry. Well, at least I tried. So, talking about Formula 1 car, driving a Formula 1 car is not something that everyone can do. So I want to ask you, what's the best feeling about driving Formula 1? Best feeling for me personally is qualifying when you're on low fuel. The fastest way of driving a car. And then through the fast corners on, for me, Spa. I think that track is great to drive as well. And then, to go there to the limit is the best feeling in the world. So this morning I got to test the Formula 1 simulator. I realized how tough can be driving Formula 1. And were you fast? no, No? You need a bit more practice. but I crashed just a few times. That's why, I cannot lend you my car. You will crash it. But you have an insurance, I think, on the car. I have. You? Not really. So I want to ask you, after a full weekend driving a Formula 1 car and you step into a road legal supercar, do you feel like the supercar is still fast for you? No, it's alright. Depends of course which one, but it's never the same sensation as a F1 car. But then in the other way, if you're let's say on like small streets and stuff, then it can be quite cool. So even though you are used to drive Formula 1 cars at full speed, so the supercars can still generate emotions to you? Oh, for sure. Yeah, for sure. Talking about supercars, I think that my fans would like to hear more about your garage, your personal cars. It's private. Oh, okay. But can you tell me what's your dream car? What would you like to own someday? My dream car. Well, I never really had a dream car, but I think the Aston Martin, which is coming out, the Valkyrie, that one will be a beast. It's one-on-one weight versus horsepower, so that's quite impressive. Yeah, I can imagine. So, last but not least, most of my followers are from Italy, so I want to ask you this. Would you love to see a red future in your career? If you know what I mean. I always get this from Italian people, I don't understand. To be honest, I just want to be in the fastest car, in the future. And if it's red, it's red. If it's grey, it's grey. If it's blue, it's blue. If it's pink, it's pink. For me, it doesn't really matter, but we'll see in the future, what happens. Okay, so Max, thank you very much for this chat. It's been a pleasure being with you. No problem. Thank you very much. Che emozione essere davanti a un pilota di Formula 1, ti dedica il suo tempo, essere lì nella stanza con lui e fargli qualche domanda, è stata un'esperienza veramente pazzesca. Potete aver capito anche dal mio tono di voce, dal fatto che mi impappinava a volte, perché è stata veramente un'esperienza molto emozionante, fantastico. E per aumentare anche la tensione nei miei confronti, c'è stato anche un fuoriprogramma mentre chiacchieravo con Max, entrato pure Daniel Ricciardo. Veramente pazzesco, mi ricorderò questo giorno, decisamente. Come sapete io mi sento molto a mio agio e fluido a parlare in inglese, ma questa volta lo ammetto, ho fatto veramente un po' di fatica, ero veramente molto emozionato. Ragazzi, sono tornato nel mio albergo, il che significa che la mia giornata con il team di Formula 1 è giunta al suo termine. Vorrei ringraziare Esso e Mobile One per aver reso tutto ciò possibile. È stata una giornata veramente pazzesca, incredibile. Ancora non ci credo che ho passato una giornata intera con il team Redbull Racing e mi sono allenato come un pilota di Formula 1. L'allenamento di oggi è stato duro ed è stato mirato, perché ci siamo allenati sollecitando gli stessi muscoli che le forze G avrebbero sollecitato il pilota durante il Gran Premio di Monza. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, il vostro supporto è veramente importante e sì, arriveranno nuovi contenuti in italiano. E ora scusatemi ma l'allenamento mi ha distrutto, devo collassare sul letto. Ciao!